tutti, sono col dottor Volonté, il chirurgo che mi ha operato al colon, e oggi gli porrò delle domande da principianti su cos'è il colon e come si tratta il tumore al colon. Dunque, pronti per partire? Mi chiamo Francesco Volonté, sono chirurgo, ho studiato in quel di Ginevra, ho girato un po' per l'Europa, poi in Svizzera, prima di tornare qui a Lugano, in Clinica Sant'Anna, dove occupo anche il posto di direttore medico. Oggi vorrei parlare di colon e di tumore al colon con lei, visto che questa cosa mi ha toccato personalmente e lei è quello che ci ha poi messo le mani. È il caso di dirlo. Allora, prima di tutto, cos'è il colon? Come è fatto? A cosa serve? Come funziona? Semplicemente, allora, il colon è una parte del nostro intestino, è la parte terminale del nostro intestino. Noi abbiamo un tubo che va dall'entrata all'uscita, dalla bocca all'ano, ed è composto da varie parti. Il colon è la parte più distale, quindi quella vicino all'uscita. Riceve quindi degli alimenti che sono già stati lavorati, che sono già stati digeriti, da cui sono stati assorbiti molti nutrimenti e li trasforma, si occupa della trasformazione finale, vuol dire principalmente l'assorbimento dell'acqua, quindi porta via l'ultima parte di liquidi e poi degli elettroliti ancora. Basta pensare che arriva all'inizio del colon circa 1,5 litri di liquido e le feci quando escono ne contengono da 100 ml a 500 ml in casi normali. Quanto è lungo? Dipende, facciamo 1,5 metri in media. Quali sono le altre parti dell'intestino? Allora, dall'entrata dopo la bocca c'è l'esofago, poi lo stomaco, che ha le sue funzioni di mischiare gli alimenti, amalgamarli con gli acidi, i succhi biliari, eccetera. Poi c'è il duodeno, il digiuno, poi l'ileo. Il digiuno e l'ileo sono le due parti lunghe dell'intestino tenue, e poi l'ileo si getta nel ceco, che è la prima parte del nostro colon. Come avviene la spinta del cibo da sopra a sotto? Non è solamente un tubo, il cibo non avanza solo per gravità, in effetti possiamo mangiare a testa in giù, è un tubo che è composto da differenti strati. Come vediamo qui, gli strati del colon sono differenti. Il sacco che lo contiene è la sierosa, all'interno ci sono 2 strati di muscolatura, sono questi più rossi, più scuri, e al suo interno, quello che tappezza quindi la luce del tubo digestivo, è la mucosa. Questi 2 strati di muscolatura si contraggono in modo particolare per creare delle onde peristaltiche, per mandare in avanti il bolo. Il fatto che si crei un anello che si chiude e un'altra onda che spinge avanti questo anello va proprio a spremere come in un tubo, come nel dentifricio, a spremere in avanti il contenuto per farlo avanzare, continuare ad assorbire l'acqua e gli elettroliti e poi uscire quando non abbiamo più bisogno. Il mio tumore dov'era? Allora, il suo tumore si trovava nella parte sinistra del colon, verso l'uscita. È la parte dove appaiono più frequentemente questi tumori. Possono apparire in tutto il colon, anzi in tutto il sistema digestivo, ma nel colon sono i più frequenti e nella parte sinistra anche sono quelli più frequenti. Come si sviluppa un tumore? Cioè, quali sono i vari stadi di sviluppo? Se uno fa una coloscopia si sente spesso si trovano dei polipi. Esattamente. Cosa sono i polipi? Sono già delle cose maligne? Non sempre. Il tumore ci mette molti anni a svilupparsi, non è qualcosa che appare di colpo. E l'iter prevede che all'inizio ci sia un polipo con una displasia. Non è un polipo iperplastico, vuol dire un'escrescenza di mucosa. Questo è qualcosa di normale che non si trasformerà praticamente mai in tumore. È un polipo adenomatoso, vuol dire che ci sono delle mutazioni a livello delle cellule che promuovono altre mutazioni e che col tempo, ma stiamo parlando di anni, lo potranno far trasformare in tumore. Dal polipo si ottiene della displasia che può essere di basso, di medio, di alto grado, poi il carcinoma in situ e poi il tumore vero e proprio. Questo iter può prendere una decina d'anni normalmente. Quindi effettivamente una colonoscopia è oggi l'esame più efficace per diagnosticare
eventualmente un tumore, ma anche nella sua fase precoce vuol dire fare della prevenzione, diagnosticare un polipo, levarlo, vedere se si tratta di un polipo a potenziale maligno o meno, e se si tratta di un polipo con un potenziale maligno, averlo scisso completamente e sapere che fra 10 anni non si dovrà incontrare il chirurgo. Di solito si consiglia di farsi controllare dopo i 50 anni. Ultimamente però si sente l'incidenza tra i giovani è sempre più alta. Allora, dopo i 50 anni effettivamente le regole vogliono che dopo i 50 anni si propongano colonoscopia, perché si sa che statisticamente la maggior parte dei tumori avvengono dopo quell'età. Esiste una piccola parte di pazienti, ne è la prova, che prima dei 50 anni possono sviluppare un tumore. La società americana adesso di gastroenterologia propone addirittura di scendere a 45 anni per le prime colonoscopie, e questo appunto per rendere un po' più efficace lo screening e identificare un maggior numero di tumori. Si sa anche che comunque ci sono dei pazienti che lo svilupperanno molto molto prima, quindi che sono fuori da qualsiasi tipo di statistica, e spesso nel paziente giovane sono tumori che sono più aggressivi, che tendono ad avanzare un po' più rapidamente. Che sintomi dà la presenza di un tumore nelle varie parti dell'intestino, e sono sintomi diversi se il tumore è situato in varie parti dell'intestino, e quali sono magari i campanelli di allarme a cui uno dovrebbe prestare attenzione? Allora, detto giusto, nelle differenti parti dell'intestino il tumore può dare dei sintomi che sono diversi, perché tutte le parti sono diverse, hanno una taglia, una lunghezza e una grandezza diversa. Nel cieco, ad esempio, il diametro è più grande. Il diametro del tubo è più grande, quindi perché un tumore diventi sintomatico, quindi dia ad esempio dei problemi di occlusione, vuol dire che occupa troppo spazio all'interno del tubo per lasciar passare le feci, e da questa parte dovrà essere molto più grande. Quindi uno dei sintomi è la difficoltà di passaggio delle feci, l'occlusione. Se andiamo nella parte sinistra, dove il tubo, il colon è più piccolo, più muscoloso, basterà una massa più piccola perché questo diventi sintomatico, perché la difficoltà di passaggio si faccia sentire prima. I sintomi principali a cui bisogna prestare attenzione chiaramente sono il sanguinamento, quindi l'apparizione di sangue nelle feci, che non è mai normale, può venire banalmente da delle emorroidi oppure appunto da un tumore che si è ulcerato, che si è rovinato e che sta sanguinando. Oppure questi dolori, le feci che diventano fini, tutto d'un tratto si fermano, difficoltà di passaggio dell'aria, e poi una serie di diarree dietro. L'alternanza costipazione e diarrea è un altro sintomo che deve rendere attenti. Dalla parte sinistra più si va verso il basso e questi sintomi appariranno prima, più il tumore rimane nella parte destra e più questi sintomi appariranno tardivamente, quando la massa sarà già voluminosa. Per esperienza personale, quello che io mi sento di dire, mi corregga se sbaglio, raramente si è in una situazione di urgenza, cioè come diceva prima il tumore ci mette comunque molto tempo a svilupparsi. È però bene non sottovalutare questi sintomi e approcciarsi al medico di base. Assolutamente, il paziente è lui al centro sia del trattamento ma prima anche della diagnosi. Se un paziente sente qualcosa di diverso, un'alterazione del transito, una digestione che è cambiata, la consistenza, la qualità delle feci che è cambiata, delle tracce di muco o di sangue, qualcosa di diverso che lo insospettisce, vale la pena di andare e parlarne con il proprio medico. Può fare degli esami semplici, escludere e dire ma no, vediamo come va nelle prossime settimane. Si parla di settimane, non si perde tempo. Se questi sintomi perdurano, è chiaro che vale la pena di andare a fare un esame che deve essere però mirato, non deve essere l'attacco dell'addome a tutti i pazienti che hanno il dolorino, non sto dicendo quello, però appunto un paziente che si avvicina all'età dei 50 anni, che manifesta dei problemi digestivi, magari varrebbe la pena di proporre una colonoscopia per essere sicuri. In che casi si procede alla rimozione chirurgica? Di un tumore sempre. Il tumore deve essere elevato, deve essere tirato fuori, deve essere estirpato. L'escissione, quindi la resezione chirurgica, può essere il trattamento o può essere parte del trattamento. Tutto dipende dalla localizzazione e dallo stadio del tumore.
Se si scopre un tumore iniziale, molto iniziale, magari all'interno di un polipo pedicolato, vuol dire che è come una pera con il suo picciolo, il gastroenterologo andrà, lo prenderà all'asso e lo brucerà, lo farà cadere e il problema può essere risolto così. Se il tumore è già un po' più avanzato, vuol dire che la base di impianto è un po' più larga, 1 o 2 centimetri, o comunque il gastroenterologo non può essere sicuro di averlo levato completamente, o si teme che ci siano delle radici un po' più profonde, allora bisogna per forza andare a levare un segmento di intestino. Si leva tutto il tubo che contiene il tumore e il suo drenaggio linfatico. In effetti i linfonodi che ci sono intorno fungono un po' da filtri, da spugne e possono andare a bloccare le prime cellule tumorali. Questo vuol dire che si rallenta la progressione della malattia, ma vuol anche dire che se un tumore è piccolo non basta levare il tumore stesso, ma bisogna per forza andare a prendere i filtri che probabilmente hanno captato qualche cellula. Se invece queste cellule hanno superato questi filtri e vanno, come era nel suo caso, a impiantarsi nel fegato, che è il prossimo grande filtro sulla via di fuga di queste cellule, allora il trattamento diventa più lungo, complesso, multimodale, quindi lo si attacca volentieri al contrario, andando a prendere le cellule più lontane, quelle del fegato. Questo trattamento può essere chemioterapia, embolizzazione e chirurgia, come abbiamo visto nel suo caso, per poi avvicinarci sempre di più alla fonte del problema e arrivare al momento opportuno e levare la parte di tubo digestivo, quindi di colon che contiene il tumore, con i suoi linfonodi. Quali sono le tecniche chirurgiche? La mia operazione è stata fatta in laparoscopia, si fa sempre in laparoscopia? In che casi? E quali sono i vantaggi di una o un'altra tecnica? Allora, la tecnica chirurgica prevede, come dicevo, di andare a levare il tumore con il suo drenaggio linfatico. Quello è l'importante e il risultato dipende da quello. Il mezzo per arrivarci, adesso ce ne sono molti. È chiaro che 20 anni fa, o forse di più anche, si faceva una grossa cicatrice sulla pancia del paziente, si mettevano le mani, si andava a levare la parte di intestino e si ricuciva l'intestino per ristabilire la continuità. Il risultato era sicuramente buono, la sofferenza del paziente era aumentata semplicemente perché bisognava aprire l'involucro, che è la parte più sensibile del nostro corpo, e andare a richiuderlo. Con gli anni si sono sviluppati degli strumenti, delle aggraffatrici, delle pinze, delle forbici, degli strumenti di elettrocoagulazione che ci permettono di stare sempre più lontani dal problema, di lavorare attraverso dei piccoli buchi, un po' come con delle bacchette cinesi. E questo ci permette di fare 2, 3, 4 piccole incisioni di 1 centimetro o di 5 millimetri per andare a lavorare con la sicurezza che si ha attraverso una cicatrice più grande. Poi naturalmente bisogna fare una cicatrice della taglia che permetta di estirpare il tumore con il pezzo di intestino. Si può sempre operare in laparoscopia? Si può sempre tentare di operare in laparoscopia, non è obbligatorio riuscirci. Come dicevo, quello che importa è il risultato. Se la sicurezza dell'intervento e del paziente è compromessa durante l'operazione, si può cambiare e adattare tecnica. Non è la laparoscopia l'importante. È vero che se si riesce a fare tutto tramite 3 piccoli buchini, la ripresa del paziente sarà molto più rapida, quindi anche il rischio di infezione, il rischio di trombosi, quindi è vero che va molto più svelto. Se il paziente ha già avuto un intervento, ha subito un trauma, ha avuto un'appendicite con una peritonite, il rischio è che ci siano molte aderenze all'interno della cavità addominale. Anche qui, con qualche momento di adesiolisi, vuol dire di andare a tagliare queste aderenze, si può riuscire a fare l'intervento in laparoscopia. Questo non deve neanche durare 10 ore solo per arrivare a farlo in laparoscopia, se no si hanno poi altri problemi. Da un punto di vista delle prospettive del paziente, com'è avere un tumore al colon oggi e com'è averlo avuto 20 anni fa? È completamente differente. Il trattamento è diventato multimodale oggi, vuol dire che una volta si andava a operare il tumore al colon.
Oggi, quando si va a prelevare un pezzettino per sapere chi si ha in faccia, non si ottiene solamente la dicitura adenocarcinoma del colon, ma sotto si parla di geni, si parla di biologia molecolare, si va a identificare il tumore sempre più in profondità e questo implica un trattamento personalizzato per il paziente e per il tipo di tumore. È chiaro che la sopravvivenza quindi negli ultimi 20 anni è aumentata moltissimo. Anche un tumore come nel suo caso che era metastatico, una volta avrebbe magari avuto un trattamento più limitato con anche delle possibilità di sopravvivenza minori. Oggi il fatto di poterlo attaccare fin dall'inizio, fin da lontano con la chemioterapia mirata, con la chirurgia a livello di un organo complesso come il fegato, con delle embolizzazioni, vuol dire dei trattamenti passando dall'interno che vanno a toccare una metastasi o l'altra, e poi infine il tumore stesso dà dei risultati che sono completamente diversi. In alcuni casi i pazienti devono essere stomizzati. Può spiegare cosa significa e in che casi succede? Allora, la stomia è quello che si definisce è un ano artificiale. Vuol dire interrompere la continuità del tubo digestivo a qualsiasi altezza, a livello del teno, a livello del colon, qui stiamo parlando del colon, per far sì che le feci, il contenuto, al posto di arrivare fino all'ano, quello ufficiale, diciamo così, si interrompano a metà strada e il colon sia portato alla pelle per creare un ano artificiale. Questo è per proteggere tutto quello che succede al di sotto di questo ano artificiale. Mi spiego. Se ad esempio un intervento è piuttosto lungo e difficile, l'anastomosi, quindi la cucitura che si fa sul tubo digestivo è molto bassa, è anche a rischio di rompersi dopo l'operazione, è a rischio che un piccolo punticino possa aprirsi e che ci sia un ascesso o una peritonite. Quindi si tenderà a lasciar riposare questa anastomosi creando o sul colon o piuttosto sull'ileo una diversione. Un altro caso è se al momento della diagnosi il tumore è completamente occlusivo. Capita delle volte che, perché il paziente cerca di evitare il contatto col medico oppure non dà peso ai sintomi, la situazione avanzi fino al momento in cui il colon diventa completamente occlusivo, non c'è più niente che passa, quindi il paziente arriva in clinica o in ospedale perché non c'è più transito e in quel momento tutte le strutture, tutto il tubo digestivo è disteso, è infiammato e sofferente. Andare a rimuovere il tumore e ricanalizzare vuol dire procedere ad una cucitura del tubo digestivo immediata esporrebbe il paziente a un rischio di lasciaggio di questa cucitura estremamente alto. Quindi lì si passa da una stomia, si passa da un sacchetto, da un ano artificiale per lasciar calmare tutti i tessuti e procedere in un secondo tempo a ricanalizzare, quindi a ricostituire il passaggio naturale. Un'altra possibilità per avere il sacchetto è che l'intervento, dopo l'intervento qualcosa non funzioni e lì dove sono state fatte le cuciture si provochi un ascesso, un lasciaggio di anastomosi e questo obbliga quindi a fare 2 passi indietro, a passare da una stomia, quindi rioperazione, mettere il colon alla pelle, lasciar calmare l'infezione e riprendere in un secondo tempo per ristabilire la continuità. Può essere anche una soluzione permanente in alcuni casi? Può essere una soluzione permanente, ci sono molte ragioni, se parliamo di qualcosa di tumorale, se il tumore attacca la parte terminale del colon con il sistema sfinterico, anche se oggi si riesce a lasciare anche solamente una parte di sfintere, veramente a fare della chirurgia il più conservativa possibile, delle volte per guarire si è obbligati a levare proprio tutta la parte terminale e quindi si procede alla confezione di una stomia definitiva. Questa credo sia una soluzione che ha un impatto psicologico sui pazienti che sanno di poi dover vivere con un ano artificiale. Riesce a dare un messaggio a pazienti che magari dovranno sottoporsi a questo intervento sul fatto di si può continuare ad avere una qualità di vita buona. Assolutamente. È chiaro che è un discorso delicato e difficile
soprattutto per il paziente che lo deve vivere, perché lo si obbliga ad un cambiamento del suo stile di vita, delle sue abitudini e della sua idea di corpo. Ci sono tantissimi cambiamenti. Se lo guardiamo rapidamente dall'altra parte è qualcosa che è molto ben sopportato, è qualcosa che funziona benissimo e si può vivere normalmente con un'astomia. I pazienti possono andare al mare, fare il bagno, fanno la doccia, hanno delle relazioni con le persone, si possono interagire senza limitazioni. Sono solo delle nuove abitudini che devono essere prese. Una volta rimosso il tumore all'intestino, quali sono le possibilità che si ripresenti di nuovo nell'intestino? Allora, nell'intestino è difficile. Quando una resezione è fatta completamente, è veramente raro che si ripresenti la malattia, soprattutto nel suo caso quando il tumore si trova in mezzo al tubo digestivo. È differente se il tumore si trova nella parte terminale, perché come dicevamo qua ci sono delle resezioni che possono essere fatte a minima per risparmiare l'apparato sfinterico e quindi possono portare a delle percentuali di recidiva un po' più alte. Quello che può succedere è che il tumore appaia altrove, soprattutto quando la malattia è metastatica, perché vuol dire che le cellule hanno circolato e potrebbero apparire in un altro linfonodo di fianco o in una via linfatica o ancora nel fegato. Ed è qui il vantaggio dei trattamenti multimodali e delle chemioterapie moderne, che vanno, prima di occuparsi del tumore stesso, a pulire tutto quello che c'è intorno. Le possibilità, allora possiamo cominciare a parlare di statistica, ma non è tanto utile e non è interessante. Come dicevamo all'inizio, penso una delle prime volte che ci siamo visti, per il paziente conta poco, perché se non c'è la recidiva vuol dire che siamo a livello dello 0% e uno vive bene. Se invece c'è una recidiva sarà un 100% per il paziente che si trova coinvolto in un nuovo trattamento, in un nuovo percorso per combattere questa patologia. Recentemente ho pubblicato un video sul mio ricovero in ospedale per la mia operazione al colon e la rimozione del tumore, quindi ho dato la mia prospettiva. Vorrei, se possibile, che raccontasse questa esperienza dal suo punto di vista, un punto di vista da parte di chi mi ha messo le mani addosso. Detto così fa strano, effettivamente, Enrico. Abbiamo affrontato l'intervento, quindi lei arrivava verso la chirurgia del colon dopo un lungo percorso, in cui io sono intervenuto solo alla fine, se posso dire. Ci siamo preparati, abbiamo discusso di come si sarebbe svolto l'intervento, in laparoscopia, quindi con 3-4 piccole incisioni. E quando è arrivato il giorno fatidico, quindi siamo andati in sala e abbiamo fatto l'intervento. Non è stato troppo differente da quello che mi aspettavo, salvo che il tumore si trovava leggermente più in alto rispetto a quello che mi ero immaginato. Non cambia tantissimo, ma ho dovuto adattare semplicemente la tecnica, quindi gli strumenti utilizzati durante l'intervento. Non ci sono state sorprese. Chiaramente la parte destra del suo addome mi era stata un po' bloccata dal professor Maino e il suo intervento, quindi c'erano delle aderenze che sbarravano l'accesso al fegato, ma ho dovuto liberare pochissimo per accedere alla parte che ci interessava e abbiamo potuto levare quindi il tumore che si indovinava, si intravedeva, questo perché creava una retrazione. Anche la risposta alla chemioterapia aveva creato sicuramente una retrazione cicatriziale, quindi si vedeva bene dove fosse. Si sono seguiti i vasi sanguigni alla sua base e così da essere sicuri di asportare i linfonodi che drenavano questa zona. L'intervento poi è stato, non ci sono state particolarità, abbiamo fatto un test con un colorante per valutare esattamente, una volta terminate tutte le cuciture, che la vascolarizzazione fosse corretta. Si è colorato benissimo da dentro, quindi ero soddisfatto. Il seguito è stato relativamente normale, dico relativamente perché la ripresa del transito, che può farsi già nelle prime ore, vuol dire il fatto che il colon, indispettito da essere stato tagliato, manipolato, si ferma, il colon riprende a muoversi, quindi ricomincia a buttare fuori aria e poi feci. Nel suo caso, al posto delle 24 ore che poteva durare, è durato piuttosto, siamo andati verso il terzo giorno per avere una ripresa più o meno corretta, un po' stimolata. Poi dopo è andato tutto tranquillamente.
dico tranquillamente, a parte la piccola infezione sulla cicatrice che ci ha ancora fatto tribolare un pochino nel paio di settimane che hanno seguito, ma che poi si è risolta. Grazie mille dottor Volonté per la disponibilità e per le informazioni che spero saranno utili a molti di voi. Grazie a lei Enrico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande o dei commenti postatele qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al canale e come sempre rock and roll!